Non c'è rabbia, c'è un po' più desolazione quando vedi queste case spalancate con nessuno dentro, sporche di fango, robe rotte sulla strada, cioè ci si sente un po' soli, ecco. Ho un po' di dubbi sul futuro, non so cosa aspettarmi. La sensazione è sempre che devi vivere la giornata perché tutti i giorni può succedere qualcosa. Sono Samuele Maccolini e mi trovo a Faenza, una delle città più colpite dall'alluvione dello scorso maggio in Emilia-Romagna. 3 mesi fa siamo stati qui per documentare la ricostruzione. Qua l'acqua l'abbiamo tirata via in 3 giorni con le pompe. Ci chiamano e ci dicono che l'acqua aveva iniziato a riempire casa di mia nonna e stava salendo velocissima. Guarda come ha tirato sul muro. Distrutto, proprio disintegrato. Non sarà una ricostruzione facile né veloce. I lavori continuano ad andare avanti, in particolare in certe zone, ma un poco alla volta la vita sta tornando alla normalità. Come potete vedere, rispetto a 3 mesi fa le strade sono ormai completamente pulite, non c'è più quella polvere molto fastidiosa che si calpestava mentre si camminava. Questa è Piazza del Popolo nel centro di Faenza, dove prima c'erano i gazebo della Croce Rossa e i mezzi del Vigili del Fuoco, sono tornati i tavolini dei bar. Quello dietro di me è il fiume Lamone, che è esondato durante l'alluvione di maggio. Adesso la terra negli argini è molto secca, ma si può benissimo notare la devastazione. Ecco la prima mattonella. Questa è la seconda ondata. Sotto c'è la prima, che per toglierla devi usare per forza o una zappa, un zappetto, una vanga, perché è talmente pressata che a mano non viene più. Adesso andiamo ad Artistation, che è una scuola di musica e arti che si trova in una delle aree più colpite della città. Che cosa? Non so più niente. Non si è salvato niente. E la settimana scorsa era tutto pieno qua di gente che aiutava. E vediamo se le cose sono migliorate dopo 3 mesi. Ciao Mattia, come stai? Tutto bene? Si va, dai, te? Dai. È sempre più brutto tutte le volte che ci vieni. Qui c'erano 2 aule, di solito usavamo questa per chitarra e quella per pianoforte. Aula di pianoforte, 2 sale prove che sfruttavamo come aula di batteria, di tromba, di sax a seconda. Poi dopo c'era l'aula di canto barra violino, lì nella sala grande c'era l'auditorio dove facciamo musica d'insieme, tutti i laboratori, qua l'aula di basso e qua un'altra aula di chitarra. Comunque erano una decina d'aule fra tutto. In alcuni punti non si vedono neanche più le divisioni. Rispetto all'ultima volta che sono stato qui a fine maggio, cosa è cambiato? Che lavori avete fatto? Abbiamo finito di pulire, abbiamo tolto tutto quello che si poteva togliere, ma in realtà non siamo riusciti ad andare avanti molto perché a parte che dobbiamo ancora capire se le crepe che sono nei muri portanti sono pericolose oppure sono solo superficiali. Anche il tetto è da valutare perché comunque l'acqua è arrivata fino al tetto. E poi niente, abbiamo dovuto far asciugare, quindi è da 2 mesi, 2 mesi e mezzo che è tutto aperto. Abbiamo un deumidificatore di là che va tutte le notti. Poi dobbiamo fare il progetto nuovo. Io mi sto preparando per star fuori tutto l'anno, ti dico la verità. Tutto l'anno scolastico, quindi da settembre fino a estate. È difficile trovare i materiali, ma è ancora più difficile trovare gli artigiani perché ovviamente hanno bisogno tutti. E quindi anche già per avere dei preventivi, ci sono alcuni che io sto aspettando da un mese e mezzo, quindi è un momento difficile per tutti. Abbiamo fatto una raccolta fondi e l'abbiamo fatta partire subito dopo la prima alluvione e siamo arrivati a raggiungere più o meno 60.000 euro, che comunque è una buona base per ripartire. È chiaro che i preventivi che ci sono arrivati sono molto più alti, però insomma è una buona base, ecco. E invece dal governo, dalle regioni? Niente, non si sa ancora niente. Tutti sperano, ma al momento di certo non c'è niente, quindi le promesse sono state fatte, speriamo che vengano anche mantenute. Noi avevamo comprato il 7 aprile e infatti proprio nella sfortuna di aver comprato 25 giorni prima ci avevano fatto integrare l'assicurazione anche su queste cose, infatti per fortuna adesso è ovvio che stiamo ancora raccogliendo tutti i dati, tutte le foto, tutti i documenti, però se arriviamo al massimale, arriviamo compresa anche la raccolta fondi, arriviamo circa a metà dei preventivi che ci hanno preventivato, ecco. Adesso si sta facendo spazio, molta desolazione, anche se hai girato un pochino questa zona qui mette un po' di tristezza, no? Quando vedi queste case spalancate con nessuno dentro, con ancora sporchi di fango, robe rotte sulla strada, e insomma è brutto perché comunque si sente un pochino,
ci si sente un po' soli, ecco. Tutte le tragedie all'inizio, tutti vicini, poi dopo un po' c'è un po' di solitudine, no? Dopo qualche settimana, in questo caso dopo qualche mese, gente che ha perso sia casa che lavoro e non ha ricevuto ancora niente. Le prime settimane so che alcuni hanno messo in degli alberghi, alcuni hanno trovato appartamenti di amici, però non è che può durare tanto. Se questi fondi non iniziano ad arrivare, si fa dura parecchio. Non so se rabbia sia la parola giusta, perché a me nei miei panni, per dire nei nostri, come associazione, non c'è rabbia, c'è un po' più desolazione. Ho un po' di dubbi sul futuro, non so cosa aspettarmi. La sensazione è sempre che devi vivere la giornata, perché tutti i giorni può succedere qualcosa. Ancora di più forse ci ha insegnato che non ci sono sicurezze nella vita in generale e che programmare è proprio sempre più difficile. Da settembre ripartiranno le attività, i corsi, ci appoggeremo alle scuole medie Strocchi qui vicino a noi, vedremo con quanti allievi rispetto al solito.